Siamo di nuovo qui con Stefania e se vi ricordate la prima visita abbiamo affrontato i suoi residui del trauma fisico che ha subito. Ci siamo visti un'altra volta, abbiamo fatto un altro trattamento. E come ti senti dall'ultima visita, dalla prima visita? Bene, abbastanza bene, e la gamba in particolare mi sembra che sia più forte. Ok. Stefani mi ha mandato un messaggio ieri che è andato al matrimonio e spiega un po'. Era un po' di anni che non riuscivo più a utilizzare scarpe o a stare in piedi tutto il giorno a utilizzare scarpe col tacco e finalmente ieri, dopo tutta la giornata in piedi, non ho avuto nessun problema alla gamba destra, nessun dolore. Certo, lo stare in piedi l'ho sentito, ma non come prima. Spingi verso il muro. Bene. Ok. Buona. Bene. Tibiale posteriore resiste. Ok. Risulta debole. Resiste verso il muro. Resiste. Ok. Risulta debole. Questi tre muscoli erano forti quando abbiamo finito la terapia la prima volta. Questo suggerisce che oltre agli effetti del trauma fisico c'è un altro problema sotto che fa ricorrere la debolezza della gamba. Questi tre muscoli che trovo debole, tibiale posteriore, gracile e sartorio, sono tre muscoli associati con le ghiandole surrenali, cioè ciascun muscolo ha un organo o una ghiandola associato, e quando c'è una disfunzione di quell'organo o ghiandola ripercuoterà come debolezza muscolare del suo muscolo. Per verificare se questo è il caso, io chiedo a Stefania di mettere le due mani sui punti delle ghiandole surrenali che sono sull'addome e poi faccio la prova di nuovo. Resiste la pressione. Ok, adesso risulta forte. Gracile, tirare, risulta forte, muscolo sartorio, giù, resiste la pressione, risulta forte. Questo suggerisce che c'è un'associazione con queste debolezze muscolari e le ghiandole surrenali. Torno all'intervista iniziale in cui Stefania ha raccontato alcuni sintomi tipo sudorazione delle mani e dei piedi, un mal di testa che spesso viene quando lei ha il ciclo, sete nonostante beve molto acqua, spesso ha una sonnolenza pomeridiana, cioè dopo pranzo si comincia a sentire stanca. Spesso c'è questo dolore proprio a questa altezza della colonna vertebrale che sarebbe T12L1. Questa è un'altra indicazione di stress delle ghiandole surrenali, perché questa è proprio l'altezza delle ghiandole surrenali. Tutte queste cose qua suggeriscono una condizione che si chiama stress delle ghiandole surrenali o ipoadrenia. In pratica vari stress emozionale, fisico o anche chimica possono stressare le ghiandole surrenali, e le ghiandole surrenali producono gli ormoni. Se lo stress continuo comincia a sviluppare questi vari sintomi. Ho chiesto a Stefania di scrivere 3 giorni tutto quello che mangia e beve. Lei mangia abbastanza sana, però c'è una tendenza per i cibi, diciamo, carboidrati raffinati, cose dolci, e questa caffeina a volte è una cosa che fa stressare le ghiandole surrenali. In più, da 18 anni che Stefania prende la pillola, e la pillola ha degli effetti di caricare il sistema nervoso che a lungo andata poi fa stressare le ghiandole surrenali. Questo, se vi ricordate, dove Stefania ha detto che aveva proprio dolori. Ok, adesso devo controllare una cosa solo.
risulta forte, resiste, ok, resiste la pressione, ok, adesso risulta forte. Trattando i punti di riflesso delle ghiandole surrenali ha riportato la forza di questi 3 muscoli. Allora abbiamo concluso la terapia. Abbiamo aspettativi che la terapia avrà i suoi risultati abbastanza forti. È importante adesso che Stefania mantiene da sola la sua salute per ottimizzare i risultati della terapia. Si tratta in parte di cercare di modificare quanto possibile l'alimentazione, di ridurre cose dolci, di minimizzare caffeine o zucchero o queste cose qua. Ci sono poi anche sostanze nutritive, vitamine supplementari naturali che potrebbe dare forza alle ghiandole surrenali, tipo B5, B3, magnesio. Queste sono sempre da testare prima di indicarle. In più, forse una delle cose più importanti potrebbe essere gli effetti collaterali della pillola. Dipende da lei di fare la decisione di continuare o di trovare un'altra soluzione, perché all'inizio ha cominciato a prenderle perché aveva dolori mestruali, fibrome e queste cose qua, però ci sono anche altre sostanze naturali che si può prendere per avere gli stessi effetti. E quindi anche questo è da considerare, di parlare, discuterlo con il suo ginecologo. A questo punto richiederei alla Stefania di tornare fra un mese e mezzo e facciamo un altro controllo e vediamo come stiamo.